Ciao a tutti ragazzi, qui è Narkowitz che vi parla, benvenuti in questo nuovo video tutorial. Nel caso in cui abbiate constatato già una volta la lentezza nell'apertura e nella gestione del vostro file di progetto, oggi vi mostrerò 3 impostazioni imperdibili per migliorare le performance del programma. Prima di iniziare vi chiedo però di iscrivervi al canale nel caso in cui non l'abbiate ancora fatto, questo mi aiuterebbe tantissimo con l'algoritmo di YouTube, e di attivare la campanellina per restare aggiornati su tutti i nuovi contenuti che arriveranno. Bene ragazzi, allora la prima cosa che facciamo, ci rechiamo in Revit. Io ho aperto un progetto che avevo già all'interno della mia libreria e la prima impostazione da settare per far sì che la gestione del file e l'apertura stessa del file di progetto risultino molto più veloci e più snelle è recarci all'interno della scheda file qui posta in alto a sinistra e aprire poi la scheda delle opzioni. All'interno di questa scheda non dovremo fare altro che recarci nella schermata hardware e assicurarci che usa accelerazione hardware sia attivo. Attivando questa opzione, se avete una buona scheda grafica, ed è il caso più o meno di tutti i computer portatili, i computer fissi di ultima generazione, Revit sfrutterà la GPU, quindi la vostra scheda grafica, e gli risulterà molto più agevole gestire il rendering delle viste, e quindi la navigazione all'interno del progetto risulterà molto più veloce. La seconda impostazione che vi invito a modificare riguarda gli stili di visualizzazione. Capita spesso di lavorare con stili di visualizzazione di tipo ombreggiato o colori omogenei, non attivo realistico, perché potete immaginare quello che potrebbe accadere, cioè nel senso Revit inizierà a calcolare i materiali del progetto. Quindi il mio consiglio è di settare lo stile di visualizzazione su linea nascosta, in modo da consentirgli di rendergli vita facile attraverso il rendering della vista. E un'altra opzione che mi invito a modificare, nel caso in cui non vi serva visualizzare un livello di dettaglio molto alto, è appunto il grado di dettaglio, che è questo simbolo qui posto in basso a sinistra. Portandolo in questo caso a me è settato su alto, da alto o medio a basso. Vedete, nel momento in cui switcho da alto a basso, per esempio, le finestre cambieranno la loro visualizzazione. Visualizzerò soltanto, per esempio, il materiale vetro, diciamo il telaio viene nascosto. E questo ovviamente significa, in termini di performance, che Revit dovrà calcolare degli elementi in meno nel rendering della vista, in questo caso della vista 3D. Terza impostazione, ragazzi: se state lavorando ad un progetto del quale è stato creato un file centrale di lavoro, un file centrale di lavoro è sostanzialmente un file Revit che viene salvato o su un server interno o nel cloud, su una piattaforma CDE, Common Data Environment, tipo Autodesk Construction Cloud. Se state quindi lavorando a questo tipo di file, è bene ricordarsi di spuntare l'opzione file, crea un file locale di progetto, quando si accede al file centrale di lavoro. A cosa mi riferisco? Creiamo velocemente un file centrale di lavoro del mio progetto, quindi mi reco nella scheda collabora. Sostanzialmente un file centrale di lavoro è un file Revit che consente a diversi utenti, quindi a diversi professionisti o studenti, di lavorare contemporaneamente allo stesso progetto. Quindi mi reco nella scheda collabora, nel gruppo gestione e collaborazione vado a scegliere collabora. A questo punto Revit mi chiederà dove voglio salvare il mio file centrale di lavoro. Vedete, nella rete, quindi collaborare su una rete locale. Il modello verrà convertito in un modello centrale condiviso, è quello che voglio realizzare, o nel cloud. In questo caso sceglierò, per facilità, per semplicità, nella rete. Vado a digitare ok. A questo punto non devo fare altro che salvare il mio file centrale di lavoro, cioè dire a Revit dove collocare questo file centrale di lavoro. Quindi vado nella scheda file, salva con nome, progetto, e vado per comodità a salvarlo sul desktop, e lo rinominerò progetto biblioteca file centrale di lavoro. Vado a salvare il mio progetto. A questo punto, ragazzi, non farò altro che chiudere il mio file centrale di lavoro. Nel momento in cui lo vado a riaprire, e qui ci ricolleghiamo alla terza impostazione per
per migliorare le performance di Revit, vado a digitare apri sotto la voce modello, mi reco sul desktop, progetto, biblioteca, file centrale di lavoro, e qui vedete, eccolo qui, seleziono una volta il file, vedete qui in basso c'è l'opzione crea nuovo locale. Revit in questo caso si riferisce alla realizzazione, alla creazione di un file locale di lavoro. Quindi vado a digitare apri. A questo punto sarò all'interno di un file locale creato a partire dal file centrale di lavoro, ed ogni qualvolta che vorrò semplicemente attualizzare, cioè supponiamo di aver modellato altri 3 muri, per attualizzare il file centrale di lavoro e fare in modo che questo file centrale di lavoro acquisisca i cambiamenti che io ho appena apportato al progetto, non dovrò fare altro che sincronizzare le impostazioni del mio file locale. Quindi vado a digitare su ok, e a questo punto i miei cambiamenti risulteranno visibili anche nel file centrale di lavoro, e quindi anche alle altre persone che stanno lavorando con me al progetto. Quarta ed ultima impostazione, ragazzi, me ne è venuta in mente un'altra, utilizzo di famiglie non troppo pesanti. A volte il problema sono le famiglie caricate, probabilmente scaricate da piattaforme esterne, con un numero di parametri esorbitante, geometrie molto complesse. Vi mostro un attimo le famiglie che sono state utilizzate all'interno del mio progetto. Sono tutte famiglie, quasi tutte famiglie della libreria di Autodesk. Quindi vado ad attivare il riguardo di sezione per tagliare il mio modello. Vedete per esempio all'interno di questo gruppo sono presenti un tavolo e una sedia. Se volessimo paragonare queste due famiglie, quindi il tavolo, la famiglia sedia, direi che la famiglia del tavolo è sicuramente più leggera di quella della sedia, per il semplice fatto che le geometrie da cui è costituita il tavolo sono delle geometrie molto più semplici da calcolare per Revit. Quindi il mio consiglio è di utilizzare innanzitutto, se avete la possibilità e le capacità di modellare voi stessi le vostre famiglie, quindi ottimizzando la famiglia in base ai parametri che vi occorrono, quindi non andando a creare parametri inutili, superflui, di cui non avete bisogno, e realizzando delle geometrie quanto più pulite possibile. Benissimo ragazzi, anche con questo video tutorial è tutto, siamo giunti al termine, spero l'abbiate trovato interessante. Queste 3 impostazioni possono fare davvero una grande differenza in termini di performance. Se volete scaricare il file con le impostazioni pronte, lo trovate sul link in descrizione di PayHip, e se avete bisogno di una mano per ottimizzare i vostri file di lavoro, troverete anche in questo caso un link in descrizione dove potrete prenotare una consulenza one to one con me su PayHip. Quindi se il video vi è piaciuto lasciate un like, e se avete dei dubbi scrivetemi nei commenti. Noi ci risentiamo nel prossimo tutorial. Ciao!